Ciao a tutti e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere questo bellissimo centro tavola dai colori dell'arcobaleno. È semplicissimo, un po' impegnativo, semplice ma impegnativo. Ricorda un po' la presina a stella che avevamo fatto, solo che a differenza la presina a stella andavamo a chiuderla tutto al centro, praticamente poi chiudevamo le catenelle al centro. Qua invece le catenelle dal centro vanno verso l'esterno. E poi c'è tutto il motivetto qua degli archetti tutti lavorati. Questo progetto mi è stato chiesto da una signora che appunto voleva il centro tavola uguale, che lei poi lo voleva mettere sulla cucina, che ha detto che aveva la cucina dove poi metteva sopra il cesto della frutta e voleva insieme, cioè uguali, anche le presine. Allora mi sono anche un po' ingegnata per fare anche la presina uguale. E questo è il risultato. Ok, fatto anche la presina degli stessi colori. L'unica cosa un po' che cambia è che qua la riga del bianco è fatto a maglia bassa, mentre qui sul centro tavola è fatta a maglia alta. Non potevo farla a maglia alta pure qua perché sennò anche la grandezza sarebbe diventata come questa, quindi ho detto mi devo tenere un po' più stretta per fare la misura della presina. E quindi appunto ho fatto così. Per ogni colore c'è sempre il giro del bianco, però fatto con la maglia bassa, che comunque si vede e ci sta anche bene. Il dietro ho fatto la stessa cosa. Ho fatto sempre i soliti colori come il davanti, sempre con la maglia bassa del bianco. Solo l'ultimo giro l'ho fatto a maglia alta con il bianco perché poi mi dovevo andare a ricollegare qua, quindi dovevamo fare, cioè devo fare la stessa grandezza del davanti, quindi il dietro l'ho ricopiato dal davanti, senza però le catenelle qua da intracciare una con l'altra. E quindi appunto adesso oggi andremo a fare questa presina, andrò a fare l'altra perché la signora mi ha chiesto il centro tavola con le due presine da mettersi in cucina. Allora appunto una l'ho già fatta, adesso l'altra la faremo in video. Io poi ne avevo fatto una terza ancora, fatta proprio solo così con il nero e il viola. Dal video non rende molto, però vi posso assicurare che dal vivo è molto più bella. Il dietro qua l'ho fatto a tinta unita, quindi anche qua la stessa lavorazione. Qui ho fatto tutto a maglia alta perché comunque non dovevo mettere tutti i colori che ci sono qua, quindi con due colori potevo lavorare benissimo a maglia alta. Mi sono fermata solo qualche giro prima. Anche il centro tavola, se lo volete più grande, la lavorazione è sempre la stessa, quindi si può continuare a farlo più grande. Ok? Allora, il centro tavola da, facciamo archetto grande, quelli più lunghi, viene una lunghezza, un diametro di 32. Ok? Quindi se volete se lo volete più grande avete solo da aggiungere qualche altro giro. Invece la presina da archetto, sempre archetto, è quasi 22, quasi. Ok, quindi già un bel diametro, comunque già una bella presina, cioè bella grande. Ok, allora il materiale che ci servirà sarà quindi per fare questa, allora ci servirà il blu, il verde, il giallo, il rosso e l'arancione e il bianco per fare tutto l'intorno e anche i vari giri. Poi utilizzo uncinetto a 3, le forbici, ago da lana per poi andare a sistemare tutti i filini e poi ci serviranno parecchi marker perché poi adesso vi farò vedere, quindi preparatevene anche un po' perché qua quando andremo a lavorare le catenelle verso
già dopo qualche giro andremo già a infilarle una dentro l'altra, un po' come abbiamo fatto nella presina a stella, perché se no il lavoro rimane tutto un po' stropicciato. Invece mettendole tutte già dentro man mano che si lavora qualche giro e infilandole già una dentro l'altra, il lavoro ci rimane più steso, più bello, e quindi anche a prendere le maglie per andare a lavorare il giro successivo ci viene più semplice. E quindi per fermarle ci serviranno i marker. E poi comunque altri marchi adesso poi che vi farò vedere, anche poi quando andremo a fare il dietro per unirlo al davanti, qua in questi archetti piccoli andremo a fermare il lavoro anche con il marker. Quindi ci saranno marker qui che fermeranno questo lavoro e marker che fermeranno le catenelle. Quindi ce ne serviranno un po', voi preparatevi comunque. Ok? Questo è tutto il materiale. Iniziamo. Allora, inizieremo a lavorare con il blu per fare il centro. Quindi facciamo cerchio magico. Ok, facciamo le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi dentro altre 9 maglie alte, quindi dobbiamo avere un totale di 10 maglie alte. 3, 4, 5. Possiamo anche stringere il cerchio magico e nella terza catenella andiamo a chiudere con il bianco. Ok, allora il blu lo possiamo anche tagliare, che non serve più. Ok, il bianco da adesso che l'abbiamo attaccato praticamente non lo stacchiamo più, ce lo portiamo avanti fino alla fine del lavoro. Allora, con il bianco andiamo a fare 2 catenelle, poi 8 catenelle, 4, 5, 6, 7 e 8, e andiamo nella maglia successiva portandoci dietro le codine e facciamo una maglia bassa. Poi dove sempre abbiamo fatto questa maglia bassa ne facciamo un'altra e rifacciamo le 8 catenelle. 4, 5, 6, 7 e 8 e andiamo a fare la maglia bassa nella successiva. Ok, sempre in questa maglia facciamo un'altra maglia bassa e rifacciamo le 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo nella maglia successiva e facciamo una maglia bassa, sempre in questa maglia un'altra maglia bassa e di nuovo 8 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, il lavoro è questo praticamente per tutto il giro. Facciamo le 8 catenelle, andiamo a chiuderla nella maglia successiva. Poi sempre in questa maglia dove abbiamo fatto la maglia per chiudere con le 8 catenelle si fa un'altra maglia bassa e si rifà di nuovo le 8 catenelle e così via per tutto il giro. Ok, quindi continuiamo il giro, ci dobbiamo ritrovare appunto con 10 di queste catenelle, archetti di catenelle. Allora, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le ultime 8 catenelle e mi vado di nuovo a rimettere dove ho fatto la chiusura all'inizio per fare una maglia bassa. Ok, e vado a chiudere nella seconda catenella che avevamo fatto. Per chiudere, allora non chiudo con il bianco come ho detto non lo stacchiamo, quindi lo lasciamo lì.
per i fatti suoi, e prendiamo il verde. Allora, con il verde facciamo la chiusura qua intanto, ok, stringiamo un po' il bianco. Allora, ricordiamoci, con il bianco andiamo a lavorare a maglia bassa, con il filo colorato andiamo a lavorare le maglie alte, ok? Quindi qua faremo 3 maglie alte per fare la prima maglia sostitutiva, che sostituisce la prima maglia alta, poi faremo di nuovo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E poi andiamo a fare una maglia alta, qui apriamo bene tra una catenella e l'altra, e andiamo dove ci sono le 2 maglie basse, andiamo a lavorare sulla maglia bassa e a fare qua una maglia alta, ok, e di nuovo nella maglia successiva, nella maglia bassa successiva, andiamo a fare un'altra maglia alta, ok, di nuovo 8 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e di nuovo passiamo nel prossimo gruppetto qua, ok, prendiamo bene, facciamo attenzione a dove prendiamo, ok, facciamo le 2 maglie alte, 1 e 2, ok, dove ci sono le maglie basse, che abbiamo lavorato le maglie basse con il filo bianco, andiamo a fare le 2 maglie alte, e dove ci sono le catenelle facciamo le 8 catenelle, così per tutto il giro. Allora, ho finito il giro del verde, vado a chiudere nella terza catenella. Il verde lo possiamo anche tagliare. Allora, un consiglio che vi do quando si finisce la lavorazione con un colore, andiamo a sistemarci già i fili dietro, perché sennò poi diventano veramente troppi e ci incasiniamo solo, ok? Tipo questo qua del bianco iniziale e del blu, che ormai l'abbiamo finiti, non ci serve più. Andiamo a fare 2 nodini, così li fermiamo bene, ok, non abbiamo il rischio che scappano, ok, 2 nodini e tagliamo, ok. Poi questo abbiamo il bianco attaccato, quindi poi c'è il blu del cerchio magico, questo magari lo facciamo poi tutto alla fine, e poi adesso il verde con uno e l'altro, adesso appena chiudiamo poi ci sistemiamo anche il verde, ok, così lavoriamo almeno puliti nel dietro e non abbiamo tanti fili che ci danno fastidio. Quindi chiudiamo con il bianco, ok, allora il bianco sempre facciamo 2 catenelle iniziali e rientriamo di nuovo qua dove abbiamo chiuso col bianco e facciamo una maglia bassa, poi 8 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, andiamo qua dove ci sono le 2 maglie alte verdi e facciamo 2 maglie basse per ogni maglia, quindi facciamo un aumento, ok, quindi 1 e 2, 1 e 2, quindi dobbiamo fare 4 maglie basse dove ci sono le 2 maglie alte sottostanti, poi quindi 8 catenelle, 4 maglie basse, facciamo quindi 2 aumenti per ogni maglia bassa, per ogni maglia alta sottostante facciamo 2 maglie basse sopra e poi di nuovo le 8 catenelle. Allora, ho finito, cioè sto finendo anche il giro del bianco, ho fatto le 8 catenelle, quindi vado qui nell'ultima maglia alta che mi rimaneva, quindi e faccio una e 2 e vado a chiudere nella seconda catenella, ok, non chiudo con il bianco e mi attacco con il giallo, ok, andiamo a chiudere con il giallo,
ok. Allora, con il giallo andiamo a fare 3 catenelle iniziali, poi nella maglia bassa successiva andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie alte, ok, 8 catenelle, 3 4 5 6 7 e 8. Andiamo nel prossimo, ok, nelle prossime maglie. Qui andiamo a lavorare nella prima maglia bassa, andiamo a fare una maglia alta, poi nella seconda maglia bassa andiamo a fare un'altra maglia alta, nella terza maglia bassa andiamo a fare un aumento e nell'ultima maglia bassa andiamo a fare una maglia alta, ok. Quindi questo è la lavorazione. Allora, ho finito il mio giro, ho fatto le 8 catenelle e le ultime 2 maglie alte per arrivare alla fine. Alla terza catenella iniziale, ok, lasciamo con il bianco e chiudiamo con, cioè lasciamo il giallo e chiudiamo con il bianco, ok. Il giallo lo possiamo anche tagliare, ok. Adesso se vi ricordavate all'inizio avevo detto che il lavoro si arricciava, ok. Quindi per lavorare meglio e trovare bene poi le maglie alte dove dovremo andare a lavorare ci conviene appunto sistemare qua le catenelle. Allora servono appunto i nostri marker. Allora, per sistemare si prende la prima catenella, questa bianca, ok, si tiene bella aperta, poi si prende la catenella verde e si fa entrare in quella bianca e si tira fuori e si tira verso l'esterno. Poi si prende quella bianca successiva e si fa passare in quella verde, ok, e si tira fuori. E qua ci possiamo fermare, fermiamoci così perché sennò poi dopo ci viene male. Quindi mettiamo il marker prendendo la catenella bianca e le catenelle gialle, ok, e chiudiamo e facciamo così per tutto il giro. Quindi prendiamo la catenella verde, la facciamo passare nella prima catenella bianca e la tiriamo bene in su, poi prendiamo le catenelle bianche e le facciamo passare nelle catenelle verdi, facciamo attenzione bene, ok, e la tiriamo in su e qua mettiamo il marker. Poi man mano che andremo a lavorare gli altri giri con le altre catenelle si infilerà sempre una dentro l'altra in modo che il lavoro rimanga già ben piatto, ben largo, ok. Qui infatti adesso poi vedrete che sarà anche più semplice andarvi a cercare, trovare le maglie alte anziché andare ogni volta ad allargare, vedete, il lavoro, ok. Quindi mettiamo tutte le catenelle una dentro l'altra così poi già vedete la differenza e poi continuiamo. Allora, come avete visto, vedete il lavoro si sta appiattendo bene bene, ok? Quindi per quello che ve l'ho fatto fare in modo da lavorare anche più comode. Allora, con il bianco adesso andiamo a fare le 2 catenelle, ok? Nella stessa maglia dove abbiamo chiuso facciamo una maglia bassa, poi andiamo a fare un'altra maglia bassa nella maglia successiva, ok, e un'altra maglia bassa, ok. Quindi abbiamo fatto un aumento e 2 maglie basse sulle 2 maglie alte sottostanti. Di nuovo 8 catenelle, 3 4 5 6 7 e 8. Andiamo nelle prossime maglie, qua facciamo
una maglia bassa, un'altra maglia bassa, un aumento e poi di nuovo una maglia bassa e un'altra maglia bassa. Quindi sotto avevamo 5 maglie alte, adesso sopra dobbiamo farne diventare 6 e quindi abbiamo fatto una maglia bassa per la maglia alta, un'altra maglia bassa per la maglia alta, nella terza maglia alta abbiamo fatto un aumento e poi altre 2 maglie alte, maglie basse singole. Allora, finito il giro del bianco, ho fatto le ultime 2 maglie basse che mi restavano e vado a chiudere nella seconda catenella. Ah no, scusate, non con il bianco. Cambiamo colore e mettiamo l'arancione. Ok, già mi stavo confondendo. Ok, stringiamo un po' il bianco. Ok, adesso con l'arancione facciamo le 3 catenelle, poi subito nella maglia successiva facciamo l'aumento, 1 e 2 e poi 2 maglie alte nelle 2 maglie successive, quindi 1 e 2, 8 catenelle, 4 5 6 7 e 8. Ok, e adesso nel prossimo lavoro, allora aspettate solo un attimo perché tutti sti fili, ok, questo rimane di qua e questo di qua. Ok, allora nel prossimo andiamo a fare una maglia alta, faccio pure il filo che è finito, un'altra maglia alta, facciamo andare dietro, ok, poi un'altra ancora maglia alta, quindi sono 3, un aumento e 2 maglie alte. Ok, quindi ne abbiamo fatte diventare 7 e abbiamo fatto 3 maglie alte singole, un aumento e 2 maglie alte singole, così per tutto il giro. Allora, ho finito anche il mio giro dell'arancione. Ok, andiamo sulla terza catenella, tagliamo l'arancione, ok, e chiudiamo con il bianco. Allora, come avete visto, io mi sono continuata a mettere le catenelle dentro una all'altra perché il lavoro si stava di nuovo arricciando, quindi di nuovo mi sono un po' sistemata e ho messo le catenelle. Quindi anche voi, se dopo qualche 2-3 giri vedete che il lavoro si arriccia, che diventa un po' di nuovo tutto fastidioso da tenere, da lavorarci, appunto inserite le catenelle una dentro l'altra, così si appiattisce già il lavoro. Allora, con il bianco, quindi abbiamo chiuso, facciamo 2 catenelle, poi nella prossima maglia qui andiamo a fare un aumento, quindi 1 e 2 e poi altre 3 maglie basse, 1 2 e 3, 8 catenelle, 3 4 5 6 7 e 8. Ok, andiamo qui nel prossimo e facciamo una maglia bassa, la seconda maglia bassa, terza maglia bassa, aumento e di nuovo 3 maglie basse, 1 2 e 3,
l'abbiamo fatte diventare 8. Allora ho finito anche il giro del bianco e vado a chiudere nella seconda catenella, non con il bianco ma vado a chiudere con il rosso. Ok, adesso con il rosso andiamo a fare le 3 catenelle iniziali, poi nella prossima maglia, che in questo caso a me qui che si è nascosta, ok, andiamo a fare una maglia alta, poi nella prossima andiamo a fare un aumento e poi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 8 catenelle, 5, 6, 7 e 8, ok, e di nuovo andiamo a fare una maglia alta, ok, una maglia alta, una maglia alta e un'altra maglia alta, quindi sono 4 maglie alte all'inizio, poi facciamo l'aumento e poi di nuovo 3 maglie alte, e 3, ok, quindi ne abbiamo fatto diventare 9. Ok, così per tutto il giro facciamo 4 maglie alte, l'aumento e 3 maglie alte e le 8 catenelle. Ho finito anche il giro del rosso, vado nella terza catenella, ok, stacco il rosso e vado a chiudere con il bianco. Adesso l'ultimo giro, questo qua con il bianco, andiamo a lavorare a maglie alte. Ok, allora facciamo 3 catenelle, portiamoci sempre dietro la codina, poi andiamo a fare una maglia alta, ok, l'aumento e le ultime 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Facciamo le 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok, e andiamo qua nel prossimo e facciamo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, l'aumento e 4 maglie alte, 3 e 4, ok, le abbiamo fatte diventare 10, ok, quindi così per tutto il giro, 4 maglie alte, l'aumento e 4 maglie alte e le 8 catenelle. Allora ho finito anche il mio giro di bianco, ho chiuso nella terza catenella e il filo non lo stacchiamo quello bianco perché poi adesso andremo finito la parte anche sotto del retro, con il filo bianco le andiamo a unire, quindi non lo stacchiamo. Qua nel frattempo mi sono anche sistemata le catenelle, ok, quindi ve le faccio rivedere così il lavoro
vedete è venuto bello, bello steso, tutto bello piatto. Quindi sempre si prende la catenella, prendo adesso l'arancione e la faccio passare nella bianca e tiro. Poi la bianca, che è la prossima, la faccio passare nell'arancione e la tiro verso l'esterno, così tira tutto bello il lavoro e rimane tutto più compatto, eh. La rossa la faccio passare nella bianca, ok, e tiro e metto il marker. Mi fermo qua perché poi l'ultimo passaggio della bianca, che lo facciamo passare nella rossa, lo facciamo poi dopo quando lavoriamo il giro finale. Man mano che andiamo a lavorarlo ce la chiudiamo, ok? Quindi vedete di nuovo la bianca nell'arancione e me la tiro in su, e la rossa nella bianca, ok, e tiro, ok, e chiudo col marker. Vedete, adesso viene bella tutta bella piatta. Ok, adesso quindi questa la lasciamo da parte. Adesso andiamo a fare il retro della presina. Allora, il retro della presina è molto semplice, quindi io ve lo spiego e poi lo fate voi e ci ritroviamo poi alla fine per fare l'ultimo giro. Si fa la stessa cosa, appunto, si prendono i stessi colori che abbiamo utilizzato per il davanti, quindi si va a prendere con il blu e si fanno le 10 maglie alte, poi con il bianco si fa un aumento per ogni maglia sottostante, poi il verde una maglia alta e un aumento, con il bianco 2 maglie alte e un aumento, col giallo 3 maglie alte e l'aumento, di nuovo col bianco 4 maglie alte e l'aumento, con l'arancione 5 maglie alte e l'aumento, di nuovo col bianco 6 maglie alte e l'aumento, con il rosso 7 maglie alte e l'aumento, e poi l'ultimo giro sempre di bianco, ricordiamoci di farlo a maglia alta, di nuovo 8 maglie alte e in aumento. È semplicissimo, è il giro normalissimo che abbiamo fatto già per tutte le altre varie presine. Quindi ricordatevi sempre solo di, con il bianco fare la maglia bassa, con il colorato la maglia alta, l'ultimo giro di bianco farlo a maglia alta. Il bianco anche qui non si stacca più, si stacca poi solo alla fine, quando arrivate alla fine che chiudete lì potete staccare il bianco, perché tanto poi ce l'abbiamo attaccato a questo e quindi il giro finale di questi qua degli archetti lo andremo a fare con questo qua che è attaccato. Allora ho fatto il mio dietro della presina, ho già tagliato tutti i fili, messi tutti a posto, ok, e anche qua ho sistemato se c'erano ancora dei fili da tagliare e da sistemare, ok. Adesso prendiamo il rovescio, col rovescio, ok, mettiamo sopra, e adesso abbiamo bisogno dei nostri marker e dobbiamo andare a fermare la presina e intanto farci lo spazio per fare poi l'archetto. Allora, l'archetto verrà fatto dove c'è l'aumento delle maglie bianche, l'archetto, scusate, verrà fatto qua in mezzo. Quindi con il marker si prenderà qua in mezzo all'aumento da una parte, dall'altra si andrà a vedere, eccolo qua, l'altro aumento dov'è, e si andrà a mettere in mezzo il marker, ok, e così chiudiamo e sta fermo. E questo lo facciamo praticamente per tutto il giro. Allora mi sono fermata tutta la presina, quindi ho messo tutti i marker. Adesso per andarle a chiudere, allora andremo a fare tutto a maglia bassa, bassissima, scusate, per chiuderlo.
L'unica cosa è che qui dove ci sono praticamente le due maglie dell'aumento, queste due maglie non le andremo a lavorare, ok? E così anche dietro, cioè non le andremo a chiudere insieme, perché andremo poi a fermarle già facendo le maglie qua dentro all'archetto, quindi lavorando le maglie alte qua, e quindi non c'è bisogno di fermarle. Quindi andremo subito a chiudere quella successiva alla chiusura dove avevamo finito, quella successiva alla chiusura, e poi andiamo in quella dietro. Quindi questa non la lavoreremo perché è quella dell'aumento, andremo a lavorare questa, ok? Andiamo a chiudere lì. Ok, con una maglia bassissima. Ok, adesso è solo un po' all'inizio che vi sembra un po' difficile, poi dopo preso il giro vedete che poi si va meglio. Adesso qua dove c'è il marker, appunto togliamo il marker e qua dentro andiamo a fare 8 maglie alte, quindi prendiamo da una parte e dall'altra e facciamo 8 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, quindi adesso qua da chiudere ne rimangono 4, perché questa non la conteremo perché è quella dell'aumento, quindi rimarrebbero 1, 2, 3, 4. Ok, quindi prendiamo una di qua. Qua pure nel dietro andiamo a vedere, prenderò questa perché questa è quella dell'aumento, quindi la prossima sarà questa. Ok, andiamo a fare maglie bassissime, quindi una, 2, 3 e 4. Ok, adesso siamo arrivati qua nelle catenelle. Qua togliamo anche qui il marker, mettiamo l'ultima catenella, quella bianca, dentro quella rossa, ok? E adesso dentro praticamente le catenelle bianche andiamo a lavorare 15 maglie alte. Una, 2, 14 e 15. Ok, adesso facciamo attenzione perché questa maglia qui si nasconde, quindi andiamo a spostare un po' le catenelle rosse, ok, e andiamo a prendere subito la maglia che c'è là sotto e andiamo subito a quella successiva dove avevamo finito. Quindi noi l'ultima l'abbiamo fatta qua, andiamo subito a quella successiva e facciamo di nuovo una maglia bassissima. Quindi continuiamo a maglie bassissime, ok, siamo arrivati di nuovo qua dove c'è l'aumento, quindi questa maglia qui non la andremo a lavorare, quindi togliamo di nuovo il marker e dentro qui all'aumento andremo a fare 8 maglie alte. E questo è il procedimento. Praticamente dove ci sono le maglie basse si va a fare una maglia bassissima per chiudere con la parte dietro, dove c'è l'aumento in mezzo
sia da una parte che dall'altra si vanno a lavorare 8 maglie alte, e dove ci sono invece le catenelle si va a mettere la catenella bianca dentro quella rossa, e poi dentro la catenella bianca si vanno a lavorare 15 maglie alte. Ok, ho finito anche il mio ultimo giro, e la presina praticamente è finita. Ho già messo via anche, ho tagliato già anche il filo e tutto quanto, e quindi abbiamo fatto le 2 presine più il centro tavola. Ok, sono bellissime, come potete vedere. Ok, è un bellissimo lavoro, è un po' lungo, un po' impegnativo, però è bello perché ne vale la pena. Tutto bello, fatto ad arcobaleno, quindi è veramente bello. Mm. Allora, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così non vi perdete i prossimi video. E lasciate anche un like, che mi fa piacere. Alla prossima, ciao!